Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il cadavere di una bambina ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Il misterioso viaggio di una famiglia verso l'infinito cosmico e poi più in giù, verso l'abisso della follia. Oggi vi racconto la dir poco disturbante storia della famiglia Patanè. Il 29 giugno del 1978 era una giornata afosa a Comezzadura, in Val di Sole, in provincia di Trento. Un ragazzino di 14 anni notò all'esterno del cimitero, appoggiato sopra un capitello, un fagotto. Lo notò perché nell'aria c'era un odore dolciastro, come di carne marcia. Il ragazzo vinse il ribrezzo e si avvicinò al fagotto. Sollevò il lembo del plaid che lo avvolgeva e scoprì un corpicino in decomposizione. Il ragazzo corse in paese ad avvisare i carabinieri, che arrivarono vicino al cimitero, presero il fagottino e lo portarono nella camera mortuaria. Il cadavere indossava solo la parte superiore del pigiamino. Era avvolto in un plaid nel quale erano state sistemate delle bustine di lavanda e dei deodoranti. Nel lenzuolo che avvolgeva il tutto fu ritrovato un biglietto scritto a mano. Sul biglietto c'era scritto: polvere, spirito allo spirito, seppellitemi voi, fate un atto di carità. Si chiama Figlia di Dio. Questa figlia di Dio, lo stabiliscono i medici incaricati dalla Procura della Repubblica, era il cadavere di una bambina. Di una bimba gracile, bionda, dai grandi occhioni. L'autopsia rivelò che la bambina aveva all'incirca 5 anni e che la causa della morte era lo strangolamento. Sul suo corpo furono ritrovati lividi da percosse e segni di denutrizione. Da successive indagini di anatomia patologica risultò che la bambina era morta 3 settimane prima del ritrovamento, ma sull'identità della bambina, dell'assassino o degli assassini non c'era alcuna traccia. In quei giorni l'Italia era ancora scossa dall'epilogo del rapimento di Aldo Moro, che fu ritrovato ucciso nel bagagliaio di una Renault il 9 maggio. Il 16 marzo invece le Brigate Rosse a Roma uccisero 5 poliziotti di scorta del presidente della DC. Il 15 giugno, travolto da accuse che poi si rivelarono infondate, si dimette da Presidente della Repubblica Giovanni Leone. E proprio il 29 giugno iniziarono le votazioni del nuovo capo di Stato, che poi sarà Sandro Pertini, eletto l'8 luglio. Il giallo di Comezzadura tenne le prime pagine proprio per poco tempo, per poi scivolare nella lista dei casi risolti. La svolta si ebbe da lì a pochi mesi, casuale e inattesa. Mercoledì 11 ottobre 1978, valico di Ventimiglia. Alla frontiera tra Italia e Francia si presentano in 3: Cesare Patanè, 33 anni, sua moglie Margherita Scalvi, di 28 anni, e il fratello Mariano Patanè, di 37 anni. Sono diretti verso Nizza. I 2 coniugi passano la frontiera. Mariano Patanè invece ha la carta d'identità scaduta e viene trattenuto per accertamenti. Raggiunta Nizza, i coniugi Patanè si recarono in un alberghetto. Il proprietario li ricordava benissimo perché avevano un aspetto stralunato e perché dichiararono di aver tentato di togliersi la vita tramite dei barbiturici. L'albergatore li accompagnò in una camera matrimoniale e non ritenne opportuno avvisare la gendarmeria, vista anche la bellezza di Margherita. La mattina successiva, però, il 12 di ottobre, quando i coniugi non si presentarono a colazione, l'albergatore salì nella camera per controllare. Il letto era in ordine, ma aveva delle vistose macchie di sangue. E sul letto c'erano i soldi che corrispondevano al costo della camera più qualche spicciolo che l'albergatore aveva pensato che l'avessero lasciato per coprire i costi della lavanderia.
A questo punto l'albergatore aveva avvisato la gendarmeria e nel pomeriggio un gruppo di ragazzi che camminava sul lungomare nella famosa Promenade de l'Anglais li trovarono. Margherita era in stato di semi-incoscienza e Cesare era sdraiato a fianco a lei. I due avevano delle vistose macchie di sangue e così i ragazzi avevano chiamato sia la polizia che l'ospedale. La coppia fu portata d'urgenza all'ospedale Pasteur. Margherita era più grave perché si era tagliata con più forza le vene dei polsi, mentre Cesare si era tagliato con una determinazione minore. Il 28 di novembre i due coniugi riuscirono ad eludere la sorveglianza e ad aprire un armadietto che conteneva farmaci e disinfettanti. Ne fecero un intruglio che bevvero. Margherita bevve per prima e bevve di più e infatti morì con esofago e stomaco bruciati. Cesare beve dopo ed ebbe conati di vomito e dolori fortissimi, che però lo salvarono. Probabilmente Cesare aveva aggiunto della cenere all'intruglio, che lo aveva fatto vomitare salvandolo. L'episodio, segnalato alla polizia italiana, finì sulla scrivania dei carabinieri di Bedizzole, un paese in provincia di Brescia sul lago di Garda. Un giro di telefonate e qualche testimonianza e i carabinieri scoprirono che i coniugi avevano una bambina di 5 anni, di cui a Bedizzole non c'era più traccia. Cesare, interrogato dalla polizia francese, negò di aver mai avuto una figlia e poi sprofondò in una spaventosa crisi isterica. Da quel momento in poi perse o finse di perdere il nome della ragione. I medici dell'ospedale Pasteur furono costretti a rinchiuderlo in una stanza con pareti e pavimenti imbottiti. A questo punto bastano poche ore di indagini e finalmente il corpicino di Commezzadura ha un nome e un cognome: Désiré Patané. Lunedì 4 dicembre del 1978 Mariano Patané, che dalla frontiera di Ventimiglia era ritornato a casa, fu arrestato e condotto nel carcere di Trento. Esaurite le prime indagini, poi Mariano fu spostato al carcere di Brescia, perché il delitto della piccola Désiré avvenne a San Michele di Salò. Incrociando le frasi smozzicate di Cesare e le dichiarazioni del fratello Mariano, cominciarono a delinearsi i contorni di questo giallo. Tra i tre a dominare era Cesare. Era stato lui a convincere la moglie, Margherita, che a Bedizzole aveva un negozio di parrucchiera, a chiuderlo e a seguirlo in un viaggio sul furgone Volkswagen. A seguirli c'era Mariano sulla sua 500. Lo scopo di questo viaggio era la purezza estrema, la fratellanza cosmica, il credo della reincarnazione, che era l'unico modo per raggiungere la felicità vera, in un momento in cui il mondo era in grado solo di dare l'inumanità dell'uomo verso l'uomo. Cesare, Margherita, Mariano e la piccola Désiré avevano lasciato Bedizzole in una mattinata piovosa, quella del 4 giugno 1978. Mariano aveva raccontato che Cesare aveva incontrato un tale Luigi Serlonghi, che faceva parte di una filosofia religiosa che era detta filosofia universale o figli del cosmo o fratellanza cosmica. Dopo questo incontro Cesare aveva abbracciato questa religione, questa filosofia di vita, che era fondata sulla credenza nella reincarnazione. I figli del cosmo sono convinti che attraverso una purificazione alimentare che li porterà lentamente alla denutrizione e poi al coma, raggiungeranno la morte. In seguito a una morte di questo tipo potranno passare in un altro mondo e dopo un periodo conoscitivo ritornare nel nostro mondo e per una vita migliore. Prima della loro partenza i tre si alimentavano solo con diete macrobiotiche e molto spesso digiunavano. I compaesani l'avevano visti più volte con lo sguardo perso nel vuoto, come assenti. I coniugi Patané non volevano che la figlia continuasse a vivere così. Non volevano che andasse più all'asilo o che giocasse con i suoi cuginetti. I coniugi Patané volevano che la loro figlia morisse,
che il suo spirito abbandonasse quel corpo gracile per rincarnarsi in un'altra epoca, in un altro corpo, in un mondo migliore. In attesa degli spazi infiniti del cosmo inizia il loro viaggio in quel furgone, che invece di essere un viaggio verso la purezza si rivelerà un viaggio, una corsa nella follia. Di fronte ai carabinieri sempre più allibiti e all'avvocato sempre più perplesso, Mariano raccontava con scioltezza e con proprietà di linguaggio quello che era successo. Raccontò che Desirée era morta a San Michele di Salò e che negli ultimi giorni era costretta ad uscire dalla tenda, a camminare a lungo oppure a stare per molto tempo in piedi o a trascinarsi a carponi per sfinirsi. Non gli davano più né da mangiare né da bere. Su questo Cesare e Mariano erano irremovibili. Volevano che Desirée morisse in quel modo, perché in quel modo erano sicuri che si sarebbe reincarnata. Desirée Patané morì strangolata dal suo papà, perché continuava a urlare e a piangere. E la piccolina urlava e piangeva perché aveva fame e aveva sete. Era una povera vittima del misticismo delirante dei suoi genitori. Morta il 9 giugno, la piccola Desirée fu tenuta in quel furgone fino al 27 giugno, nella folle convinzione che potesse risorgere. Ma nulla di trascendentale accade. Il corpo comincia a decomporsi e puzza terribilmente. La piccola Desirée allora viene riempita di fiori di lavanda e adagiata sul sedile posteriore del furgone, dove viene coccolata e vezzeggiata. Ci sono state preghiere e probabilmente anche degli esorcismi, ma inesorabilmente il corpo comincia a decomporsi e a puzzare fino a quando il 27 di giugno sono costretti ad abbandonarlo. Sarà proprio Margherita a notare il campanile di Commezzadura e a scegliere quel luogo tranquillo e pacifico per abbandonare il corpicino della sua bambina. Dalla Val di Sole i tre folli avevano raggiunto il Monte Bondone, dove avevano tentato nuovamente di togliersi la vita. Poi gireranno tutto il nord Italia, fino ad approdare ad ottobre al confine con la Francia. Una volta identificata la piccola Desirée, la magistratura fece arrestare Mariano Patané con l'accusa di concorso in omicidio volontario. L'uomo fu arrestato, ma il 5 febbraio del 1979 fu trovato impiccato nella sua cella. Cesare, il 23 giugno dello stesso anno, dopo essere stato trasferito dalla Francia a un manicomio italiano, viene ricoverato in un ospedale di Reggio Emilia in seguito a un tentativo di togliersi la vita. Viene fermato proprio in tempo. Dopo l'ospedale viene ricoverato nel manicomio giudiziario, dove il 4 agosto si impicca. Osservando tutti gli atti giudiziari di questa terribile tragedia, si può notare che tutti i tentati suicidi e i suicidi sono avvenuti alle 13. Deve essere proprio quello l'orario indicato per il viaggio verso l'infinito del cosmo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia oppure se conoscevate questa filosofia religiosa, questi figli del cosmo. Io non li conoscevo. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!